Ciao, mi chiamo Roberto Dellicarri, sono un insegnante professionista di tecnica vocale, sono specializzato nell'insegnamento della tecnica americana del mix, mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo e sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro rivolto a cantanti, insegnanti di canto, a chiunque si interessi da vicino alla voce, disponibile su Amazon, e sono uno dei Master Teachers dell'Institute for Vocal Advancement, una organizzazione internazionale che si occupa di formare insegnanti di canto in tutto il mondo. Oggi reagirò ed analizzerò la performance di Morissette Amon, una meravigliosa cantante filippina. Credo sia salita alla ribalta nazionale nel 2013 con il programma The Voice of the Philippines. E in questo brano, che canta live a Kinakalang, mostra il meglio di sé. Pronti, partenza, via? Cominciamo. Wish 1075. Bakit hindi mo maramdaman? Ikaw sa akin ay mahalaga. Mi piace da morire come da subito si sintonizzi perfettamente con le dinamiche del brano. Io ci tengo tantissimo agli aspetti musicali. Noi siamo musicisti, non siamo solo cantanti, lo ripeto 1 miliardo di volte e non mi stancherò di farlo. Perché è importante per lei partire in piano, con un approccio delicato, con poco volume, poco registro di petto, molta aria tra le corde, non solo per fondersi meravigliosamente con la musica, ma anche perché utilizzando un più ampio spettro di dinamiche, dal pianissimo per esempio al fortissimo, rispetto ad esempio all'idea di partire già in mezzo forte ed andare nel forte successivamente, lei aumenterà le sue possibilità di interpretare e di comunicare con maggiore credibilità, e maggiore sarà la percezione anche del contrasto da parte dell'ascoltatore tra il pianissimo e il fortissimo, aumentando quindi anche le possibilità di toccare in maniera diversa le corde dell'anima degli ascoltatori. Ok, andiamo avanti. Mi piace ora come da un registro di petto leggero si sposti ad una voce di testa pura. Ci permette di fluttuare assieme a lei, di rimanere sospesi con lei. È proprio l'effetto creato dal registro di testa pura, no? Facendoci sentire rilassati e sospesi assieme a lei. Bellissimo, voglio farvelo risentire. Ok, fermiamoci un attimo qua. Ora sta cominciando un po' a crescere con il mezzo forte e voglio farvi ascoltare questa vocale, la I. Questa I. La I in questo caso lei la sta cantando con una postura orale orizzontale, a sorriso. Cosa significa questo? Che la sua laringe tende a salire e lo spazio orale sta diminuendo, il palato molle è basso e quindi il suono, la risonanza è più esposta verso la cavità nasale e quindi suona un pelo nasale lì. E a volte si usa questa scelta per motivi stilistici, per comunicare ad esempio innocenza utilizzando una sorta di voce da bambina. In ogni caso non è nulla di preoccupante finora. Come dicevo prima, è sicuramente una scelta stilistica e magari questo effetto può essere connesso con il testo, non lo so perché non conosco il filippino. In ogni caso,
Andiamo avanti. Ang dinadasal nakikiusap na lang. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ang dinadasal sa araw-araw. Ok, questo è interessante. Questo effetto vocale che ha appena fatto, voglio farvelo riascoltare. Questo effetto vocale, che suona un po' come una sorta di vocal fry fischiato, mi dice già quanto Morissette sia influenzata da artiste come Mariah o Christina Aguilera, che lo usano spesso come segno distintivo della loro voce. Ok, andiamo avanti. Akin ka na lang, akin ka na lang, at maghihintay hanggang akin ka na. Mi piace tantissimo la morbidezza e l'espressione del suo viso completamente rilassata. Di base lei sta cantando utilizzando un sorriso per lo più interno che esterno. Voglio farvi vedere, questa è l'espressione di cui parlo. Diversamente dal sorriso esterno che abbiamo sentito prima nella I, lei utilizzando un sorriso per lo più interno continua a mantenere sia la qualità brillante nella voce che la rotondità. Ok, andiamo avanti. Bello com'è. Lei utilizzi quella voce di testa pura. Questa è una cosa che potrebbe passare inosservata, questa fioritura. Voglio farvela riascoltare un attimo. È interessante perché avrebbe potuto sicuramente cantare le due note Re e Si dritte. Invece lei è passata per una nota intermedia, facendo questa piccola fioritura. Ed è interessante perché crea qualcosa di musicalmente più interessante rispetto a... No? È una piccola sfumatura, nulla di che, ma contano i dettagli, sono quelli che fanno la differenza. Facciamo ad esempio finta che io debba cantare la parola amo in italiano e abbia questo intervallo, queste due note. Amo. Per fare qualcosa di più interessante potrei fare amo, no? E questa cosa mi permette di cantare con un feeling un po' più moderno, di utilizzare questa sorta di stile R&B, un po' più soul, personalizzando anche un po' di più il passaggio, no? Rispetto a... no? Cantando quindi le note intermedie. Ok, andiamo avanti. L'ha fatto di nuovo con la fioritura. E ancora. Ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal sa araw-araw. Akin ka na lang, akin Di nuovo quel sorriso interno, bellissimo. Che bella morbidezza. At maghihintay hanggang akin ka na. Wow. Wow. Fantastica.
Non solo il passaggio così repentino da voce piena a registro di fischio è stato completamente inaspettato e sorprendente, ma ancora più sorprendente la fluidità della transizione tra il primo piano e il superattico del suo edificio vocale, dal primo passaggio al quinto passaggio di registro nel registro di fischio, è passata dal Si3 alla 5. Una cosa che potrebbe passare inosservata qui dopo questo virtuosismo meraviglioso è la perizia tecnica con cui affronta e risolve splendidamente il suo primo passaggio, mixando i registri sul Si3 con la vocale I, vocale complicata da cantare, piena da sostenere nella prima aria di transizione per i cantanti, che è la più sfidante. Voglio farvela riascoltare. Ed è anche interessantissimo per me notare come rispetto alla I a laringe alta di prima, qui stia mantenendo uno splendido controllo sulla posizione della laringe, mantenendo sufficiente profondità e così da non perdere l'omogeneità con la vocale che la precede, la A. E per realizzare questo, lei deve modificare leggermente lo spazio di risonanza, deve abbassare la mandibola e l'effetto è una sorta di E, che da una parte le permette di mantenere inalterata l'identità della vocale da cantare, ma dall'altra le permette anche di accomodare un cambiamento di risonanza necessario per poter aumentare lo spazio di risonanza orale senza far percepire troppo il cambiamento da A a I. Andiamo avanti. E ora sta cominciando a utilizzare la dinamica più forte e deve spostarsi leggermente dal microfono. Wow! È incredibile, no? È bellissimo. Voglio farvi riascoltare questa cosa. Un solo fiato ora. Con un solo fiato canta 15 secondi di passaggio complicatissimo. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Lei con un solo fiato sta cantando un sacco di roba, complicatissima peraltro. La possiamo riascoltare? Sì che possiamo, è il mio canale. Stesso fiato e continuo. Wow, wow, che voce meravigliosa, che strumento. Ah, mamma mia, bellissimo. Wish exclusive on Wish. Wish I had her voice. E questa è la ciliegina finale sulla torta. Meravigliosa Morissette. Fantastico. Ok, fine del video. Spero che questo video di reazione e analisi vi sia piaciuto. Spero che il carattere informativo che sto cercando di mantenere vi aiuti a capire di più come funziona la voce, come magari funziona la vostra voce.
Io sono Roberto Dellicarri, è stato un piacere passare del tempo con voi. Il mio sito è robertodellicarri.com, qualora voleste sapere di più su chi sono e su cosa faccio. Mi piacerebbe, se vi è piaciuto il video, se mi lasciaste un like o se mi lasciaste un commento con le vostre impressioni, e se volete iscrivervi al canale per mantenervi aggiornati in tempo reale sulle nuove uscite, fatelo pure. Vi ringrazio, a presto, ciao ciao da Roberto Dellicarri.